Hai mai sentito quel consiglio di aspettare ore prima di rispondere a un messaggio, o forse fingere disinteresse per sembrare più attraente? Spesso ci dicono che queste sono le regole d'oro per conquistare l'attenzione di un uomo, giusto? Ma funziona davvero a lungo termine? Ora, ti chiedo, vuoi che lui ti cerchi per un po', o vuoi che diventi ossessionato da te in un modo che sia autentico, duraturo e significativo? La differenza tra queste due cose è enorme, e la risposta potrebbe cambiare tutto. Queste tattiche superficiali, come il famoso scomparire o essere eccessivamente difficile da raggiungere, potrebbero anche creare un po' di tensione. Ma, e la connessione? E l'autenticità? Quando le emozioni non sono profonde, la fiamma dell'attrazione si spegne più velocemente di quanto si accenda. E alla fine ti ritrovi a chiederti, ne vale davvero la pena? La verità è che c'è un modo molto più efficace e sano per attrarre e mantenere l'interesse di qualcuno. Il segreto sta nel costruire una vera attrazione, una connessione profonda, basata sulla comprensione dei sentimenti e dei desideri dell'altro. E oggi, condividerò con voi alcuni potenti trucchi psicologici, supportati da studi, che ti aiuteranno a creare un'attrazione genuina, quella che durerà e non sarà solo una fiamma passeggera. Benvenuti su Emozioni e Connessioni, lo spazio dove impari a trasformare le tue relazioni in modo autentico e profondo. Specialista nelle dinamiche emozionali, oggi esploreremo uno dei più grandi misteri del mondo delle relazioni, come fare in modo che un uomo diventi ossessionato da te. E soprattutto, come trasformare questa ossessione in qualcosa di vero e duraturo. Quindi, preparati! Scopriamo insieme i segreti per creare una connessione vera e irresistibile. Sapevi che la paura può essere uno strumento potente per rafforzare la connessione emotiva tra te e lui? Sembra strano, vero? Ma lascia che ti racconti, gli scienziati hanno scoperto qualcosa di affascinante su come funzionano le nostre emozioni. Emozioni intense, come la paura, possono creare legami più forti. E no, questo non significa che tu debba correre in una situazione pericolosa, tranquilla. Sto parlando del potere dell'adrenalina, qualcosa di molto più semplice da applicare di quanto pensi. Hai mai pensato di guardare un film horror o fare un giro sulla montagna russa con lui? Quella sensazione di pancia che si ribalta, quel momento di incertezza, sapevi che questo può farlo sentire più vicino a te? Ebbene sì. Quando viviamo qualcosa che provoca paura ed eccitazione allo stesso tempo, il nostro cervello rilascia sostanze come la dopamina, creando una sensazione di piacere che associa la persona al momento positivo. Immagina questo, tu e lui vi sedete per guardare un film horror, o magari salite su una montagna russa. Le emozioni sono a fior di pelle. Quando arriva lo spavento, vi guardate negli occhi e, senza volerlo, vi tenete per mano, forse ridendo nervosamente subito dopo. Cosa è successo? Un semplice gesto, uno scambio di sguardi, e improvvisamente, i ricordi condivisi di quel momento diventano molto più significativi. E qui inizia la magia. Hai mai notato come i momenti di eccitazione e vulnerabilità creino una connessione più profonda tra due persone? Ora, immagina di ripetere questo con lui, sempre creando momenti che vi facciano uscire dalla zona di comfort ma in modo sano, ovviamente. Non deve essere nulla di estremo, basta il giusto per attivare quelle emozioni che creano una sensazione di vicinanza. E sì, questo può fare tutta la differenza. Quindi, la prossima volta che pensi a qualcosa di divertente da fare, considera qualcosa che porti un po' di adrenalina. Perché, credimi, la paura può essere una grande alleata nella costruzione di un legame emotivo più forte e duraturo tra di voi. Quando condividi un'esperienza di paura, che sia un film teso o un'attività adrenalinica, stai creando un ricordo condiviso, qualcosa che solo voi due avete vissuto. E cosa rende ancora più potente questa esperienza? Il fatto che, durante questi momenti, siete vulnerabili insieme. Le emozioni sono a fior di pelle, e questo facilita una connessione più intima, perché il cervello umano tende ad associare queste esperienze intense alle persone che erano presenti in quei momenti. Così, lui inizia a vederti non solo come una compagnia divertente,
ma come qualcuno con cui ha condiviso qualcosa di profondo ed emozionante. Inoltre, la paura non deve essere qualcosa di negativo. Non si tratta di causare sofferenza, ma di suscitare una reazione che porti a un piacere condiviso. Immagina di essere in un parco di divertimenti, accanto a lui, ridendo e urlando insieme. Quello che stai creando non è solo un momento di divertimento, ma anche una sensazione di complicità. Quando affrontate qualcosa di spaventoso insieme, c'è un senso di noi contro il mondo, e questa idea di partnership rafforza ulteriormente il legame tra di voi. E cosa succede dopo questi momenti? Diventano storie che entrambi racconterete e ricorderete con affetto. Questi istanti di vulnerabilità creano qualcosa di unico tra la coppia, una storia che non può essere replicata con nessun altro. E, nel tempo, noterai come queste esperienze iniziano a formare una base solida per la relazione, una connessione che va oltre la superficialità. Non ingannarti, non è necessario ricorrere a grandi avventure o situazioni estreme per applicare questo trucco psicologico. Basta trovare modi per uscire dalla zona di comfort, fare qualcosa che faccia venire quel brivido nella pancia, ma in un modo che sia divertente e positivo per entrambi. La paura, se usata in modo intelligente, può essere la chiave per un legame più forte, più autentico e, chissà, anche indimenticabile. Ora, parliamo di qualcosa che può trasformare completamente la dinamica di una relazione, il potere del rinforzo positivo. Forse ne hai già sentito parlare, che quando rinforzi comportamenti positivi, questi comportamenti tendono a ripetersi, giusto? Bene, questa teoria si applica direttamente all'amore e all'attrazione. Quando dimostri affetto in modo genuino e crei un ambiente rilassato, dove le cose fluiscono in modo leggero, il partner si sente a suo agio per aprirsi ancora di più. E la cosa migliore di tutto ciò, tende a ripetere questo comportamento, creando un ciclo continuo di positività tra voi. Lascia che ti faccia un esempio pratico. Immagina di essere a un appuntamento, e l'atmosfera è un po' tesa, forse il posto non è stato il migliore o entrambi siete un po' nervosi. Ora, immagina che, invece di lasciare che il disagio prenda il sopravvento, rompi il ghiaccio con l'umorismo. Qualcosa di semplice, una battuta, un commento leggero. E cosa succede? Improvvisamente, l'atmosfera cambia, e tutto diventa più naturale, più divertente. È stato l'umorismo del partner a trasformare quel momento di potenziale disagio in un'esperienza leggera e positiva. E questo è ciò che il rinforzo positivo può fare. Crea un ambiente in cui le emozioni positive fluiscono naturalmente, e questo è esattamente ciò che rafforza la connessione tra due persone. So che, in molte situazioni, è tentante criticare o anche lamentarsi quando qualcosa non va come previsto, ma ecco la chiave. Quando scegli di rinforzare ciò che c'è di buono, incoraggi più di quello. Come in un appuntamento, se lui fa qualcosa di gentile o premuroso, invece di semplicemente accettarlo o, peggio, non riconoscerlo, puoi dimostrargli quanto ti sia piaciuto. Il semplice atto di fare un complimento o di ringraziare crea un legame più forte. Alla fine, tutti amiamo essere apprezzati, e il tuo partner non è diverso. Ma un consiglio importante, mentre il rinforzo positivo è potente, è essenziale mantenere i propri limiti. La relazione ha bisogno di rispetto reciproco, e questo è ciò che fa in modo che il partner apprezzi veramente la connessione. Quando sei ferma nei tuoi limiti, mostrando che, oltre all'affetto, c'è rispetto per ciò che è giusto, stai creando uno spazio sano in cui i comportamenti positivi non solo sorgono, ma sono anche sostenibili. Ciò che accade quando ti concentri sugli aspetti positivi della relazione è che inizi a creare un ambiente di crescita reciproca. Per esempio, se il partner fa qualcosa che dimostra preoccupazione per te, anche se si tratta di un piccolo gesto, come offrirti qualcosa che ti piace, lodarlo per questo rinforza quel comportamento. Si rende conto che le sue azioni hanno un impatto positivo su di te e, di conseguenza, tende a ripeterle. Il rinforzo positivo crea questo scambio costante di buoni sentimenti, e ciò fa in modo che entrambi vi sentiate sempre più connessi e apprezzati. Inoltre, il rinforzo positivo ha il potere di ridurre i momenti negativi.
Quando, invece di concentrarti su un errore o una mancanza, scegli di guardare a ciò che è andato bene, cambi la dinamica della relazione. Invece di aggrapparti a critiche e frustrazioni, ti concentri su ciò che può essere migliorato con affetto e pazienza. Questo non significa ignorare i problemi, ma affrontarli con una mentalità di crescita e supporto reciproco, il che rafforza ulteriormente il legame tra voi. Un altro punto interessante è che il rinforzo positivo non deve essere qualcosa di grandioso per essere efficace. Può essere una semplice parola di incoraggiamento, un sorriso, un tocco affettuoso. Spesso, sono questi piccoli gesti che fanno la differenza nella vita quotidiana di una relazione. Creano una sensazione di sicurezza e fiducia, qualcosa di essenziale affinché l'amore cresca e si rafforzi nel tempo. Più rinforzi le azioni positive, più il partner si sentirà motivato a essere la sua versione migliore. Tuttavia, come ho detto prima, mantenere limiti chiari è fondamentale. Il rinforzo positivo funziona solo quando c'è un equilibrio tra affetto e rispetto per i propri valori. Se rinforzi costantemente i comportamenti positivi senza chiedere reciprocità o rispettare i tuoi bisogni, il ciclo potrebbe diventare squilibrato. Quindi, sii generosa con il rinforzo, ma ricorda che il rispetto per i tuoi limiti è ciò che garantirà che la relazione continui a essere sana e autentica. Prima di continuare, lasciami fare una richiesta veloce. Se ti sta piacendo questo contenuto e vuoi altre dritte su come costruire connessioni reali e durature, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Così sarai sempre aggiornato su tutto ciò che abbiamo preparato per aiutarti a creare relazioni più profonde e autentiche. E, naturalmente, se ti sta piacendo, condividi con quella amica che adorerà sentire queste parole. Andiamo insieme in questo viaggio. Hai mai notato come la curiosità possa essere uno dei motori più potenti dell'attrazione? Immagina un mistero che non riesci a risolvere, una storia che ti intriga e ti fa venire voglia di saperne di più. Questo, amici miei, è esattamente ciò che esplora la teoria del curiosity gap, divario di curiosità. Quando c'è un gap tra ciò che sappiamo e ciò che vogliamo sapere, la nostra curiosità viene naturalmente suscitata, e, nel contesto degli appuntamenti, questo può diventare uno strumento potente per attrarre e mantenere l'interesse di qualcuno. Ora, pensa per un momento, quante volte ti sei completamente dedicato alla relazione, condividendo tutto su di te fin dall'inizio. Questo può sembrare un modo per connettersi, ma in realtà, eliminando il mistero, potresti spegnere la fiamma della curiosità. Cosa succede allora? L'interesse diminuisce, perché il tuo partner non ha più nulla da scoprire. E la parte peggiore, metti la persona al centro della tua vita, creando una dipendenza che va oltre il sano. Il segreto, qui, è mantenere l'autonomia e creare una certa distanza emotiva, senza smettere di essere genuina. La chiave, quindi, sta nel modo in cui puoi applicare questo curiosity gap in modo intelligente. Invece di raccontare tutto su di te al primo incontro, lascia che il partner ti scopra poco a poco, a strati. Questo approccio non solo aumenta il desiderio di conoscere di più, ma mantiene anche la relazione interessante. E qui entra l'errore comune, rendere il partner il centro del tuo universo. Questo elimina tutta la magia della scoperta. Quando sei indipendente, con una vita propria piena di interessi, obiettivi e amicizie, offri uno spazio sano per l'altro di entrare nella tua vita, invece di occupare tutta la tua. La soluzione, quindi, è semplice e potente: costruisci una vita affascinante per te stessa. Sii qualcuno di interessante, che ha le sue passioni e obiettivi. Non fare del tuo partner il punto focale della tua esistenza. Lui deve essere un complemento, non il centro. E, quando mantieni questo equilibrio, il mistero rimane intatto e l'interesse, a sua volta, cresce. Mantenendo la tua indipendenza, garantisci che la relazione sia più dinamica e piena di possibilità. La curiosità umana non è solo una necessità intellettuale, è un istinto profondo, qualcosa che ci spinge a cercare di più, a capire cosa c'è oltre la superficie. E nel contesto di una relazione, quando diventi un mistero, senza essere inaccessibile, stimoli il desiderio dell'altro di voler sapere di più su di te, le tue idee,
i tuoi sogni e le tue complessità. Questo crea un gioco sano di scoperta che mantiene la relazione fresca e interessante. Man mano che il partner comincia a svelarti, sente di far parte di qualcosa di unico, e questo crea un legame ancora più forte. Tuttavia, è importante ricordare che il mistero non significa essere inaccessibile o disinteressata. Il punto qui è sapere il momento giusto per rivelare certe parti di te. Non si tratta di nascondere le tue intenzioni o sentimenti, ma di scegliere con saggezza cosa condividere e quando. Questa dose di distacco fa sì che il partner si senta sfidato, senza la pressione di essere l'unico responsabile della costruzione della relazione. Comincerà a investire di più per scoprire chi sei veramente, invece di sapere già tutto. Un altro fattore che contribuisce alla creazione del curiosity gap è quando condividi un po' del tuo mondo, ma lasci uno spazio per l'altro di immaginare il resto. Forse, durante una conversazione, menzioni un hobby che non dettagli completamente, o un'esperienza interessante che lasci da parte. Questo tiene occupata la sua mente, facendolo desiderare di esplorare di più sui tuoi gusti e preferenze, invece di essere alimentato da informazioni superficiali. Questo è il momento perfetto per costruire una relazione più profonda, perché lui vorrà investire emotivamente in te per capire di più. Infine, vale la pena ricordare che il segreto per mantenere questo mistero sano sta nella tua indipendenza. L'idea non è diventare irraggiungibile o distante, ma creare un equilibrio tra condividere e proteggere i tuoi spazi personali. Quando hai una vita interessante, con obiettivi propri e attività che ami, naturalmente il tuo partner rispetterà e ammirerà questo spazio che hai, mentre continuerà a desiderare di imparare di più su di te. Questo è il punto di equilibrio in cui la curiosità fiorisce e la connessione si approfondisce, mantenendo viva l'attrazione per molto più tempo. A volte, il modo più efficace per rafforzare i comportamenti positivi in una relazione è semplice quanto un complimento sincero. Invece di concentrarti su ciò che manca, perché non concentrarti su ciò che va bene? Complimentarsi per i gesti romantici, per quanto piccoli possano essere, non solo fa sentire il partner apprezzato, ma rinforza anche il comportamento. Immagina, ad esempio, che lui porti dei fiori o pianifichi una cena a sorpresa. Invece di lasciar passare, fai vedere che hai notato e apprezzato con un sorriso sincero e un "mi è piaciuto tantissimo quello che hai fatto, mi hai fatto sentire speciale". Questo crea un ciclo positivo, in cui lui si sente motivato a continuare a fare cose carine per te. Il rinforzo positivo è uno strumento potente, poiché rinforza l'azione senza la necessità di critiche. Cosa succede quando dici qualcosa come "non fai mai niente di romantico"? Non solo lui si sente svalutato, ma crea anche un ambiente in cui potrebbe iniziare a sentirsi insicuro riguardo ai suoi gesti. Invece, pensa a come ti sentiresti se fossi nella sua posizione. Un semplice "che sorpresa meravigliosa, mi è piaciuto tantissimo", può avere un effetto molto più forte, incoraggiandolo a continuare a provarci. Concentrandoti su ciò che è positivo, aiuti a creare una relazione più affettuosa e piena di ammirazione reciproca. Inoltre, ogni volta che lui faccia qualcosa di romantico, se mostri entusiasmo e apprezzamento, avrà più probabilità di voler ripetere il comportamento. E non si tratta solo di elogiare azioni grandiose, ma anche dei piccoli gesti quotidiani. Quando lui prende il tempo di prepararti un caffè al mattino, per esempio, un semplice "grazie mille, sai sempre come rendere migliore la mia giornata" rafforza il legame. Queste piccole parole possono avere un impatto molto più grande di quanto immagini. Ma ricorda, il rinforzo positivo funziona solo quando è genuino. Le parole devono venire dal cuore. Quando sei autentica nei tuoi complimenti, il tuo partner sente la sincerità, il che crea uno spazio di fiducia e affetto all'interno della relazione. La vera chiave è creare un'atmosfera in cui entrambi vi sentiate apprezzati e incoraggiati, e questo, naturalmente, fa sì che l'amore e il romanticismo fioriscano. Un altro modo di applicare il rinforzo positivo nel romanticismo è mostrare apprezzamento per i gesti inaspettati. Forse lui non è il tipo che fa grandi sorprese, ma magari un giorno ti porta in un posto diverso o ti scrive un messaggio dolce.
Non importa quanto sia semplice il gesto, l'importante è dimostrare quanto significhi per te. Valorizzando questi momenti di affetto, mostri che ciò che conta davvero è lo sforzo e l'intenzione, non la grandezza del gesto. Questo lo incoraggia a continuare a fare lo stesso e rafforza la connessione emotiva tra di voi. È anche essenziale ricordare che il rinforzo positivo deve essere equilibrato. Non si tratta di far sentire il partner costantemente validato per ogni mossa che fa, ma di riconoscere quei momenti speciali che toccano veramente il tuo cuore. Questa reciprocità genuina crea un ciclo sano in cui entrambi vi sentite bene con voi stessi e l'uno con l'altro. Il segreto è trovare un equilibrio tra riconoscimento e aspettative, che aiuta a mantenere la relazione leggera, ma allo stesso tempo profonda e significativa. Infine, non dimenticare che il rinforzo positivo non riguarda solo le azioni romantiche. Piccoli gesti di gentilezza, come aiutarlo con qualcosa di difficile o sostenerlo in un momento di bisogno, meritano anche di essere riconosciuti. Valorizzando questi atteggiamenti, coltivi un'atmosfera di supporto e comprensione reciproca, il che rafforza la base emotiva della relazione e crea una connessione più profonda e duratura. Hai mai pensato che la chiave per attrarre un partner in modo genuino stia, in realtà, nel vivere pienamente la propria vita? Spesso cerchiamo ossessivamente l'altro, ma la vera magia accade quando ci concentriamo nell'essere la migliore versione di noi stesse. Quando ti dedichi alla tua felicità, ai tuoi interessi e alla tua crescita, succede qualcosa di incredibile. La persona giusta comincia ad avvicinarsi, non per sforzo, ma per l'attrazione naturale che deriva dalla tua autenticità e fiducia. Immagina che, invece di seguire formule o strategie già pronte, inizi a creare una vita così ricca e interessante che il mistero su chi sei realmente cresce in modo naturale. Non si tratta di nascondersi, ma di avere una storia tutta tua, piena di passioni, ambizioni e momenti che ti fanno brillare. Quando condividi questi momenti in modo genuino, la connessione si rafforza, e il rinforzo positivo tra te e l'altro crea una base solida per qualcosa di profondo e duraturo. Ricorda, il segreto non sta nel cercare di controllare la relazione o l'altro, ma nell'essere la migliore versione di te stessa. E la cosa più interessante è che, più ti dedichi a essere chi sei veramente, più lui si avvicina, con un interesse genuino e crescente. Non deve essere forzato, né creare false aspettative. La vera attrazione accade quando la vita è autentica, piena di energia e, soprattutto, quando sei in pace con la persona che stai diventando. Ora, voglio sapere da te. Conoscevi questi consigli per creare una connessione vera e duratura? Quali di questi sono già accaduti nella tua vita e hanno cambiato il modo in cui vedi le relazioni? Raccontaci nei commenti. E se ti è piaciuto il contenuto, non dimenticare di iscriverti al nostro canale Emozioni e Connessioni e condividere le tue esperienze. Alla fine, tutti noi abbiamo una storia da raccontare, e chissà, la tua esperienza potrebbe essere l'ispirazione di cui qualcuno ha bisogno per trasformare il proprio cammino.